piacere essere qui, mi scuso ancora perché sono emozionatissima di essere sul palco a parlare, che normalmente ci salgo per suonare. Il mio linguaggio, ciò che ho scelto per esprimermi è totalmente diverso, e quindi non ho l'arte della favela di tutte le altre persone che hanno parlato prima di me. Comunque comincerei dal parlare di quello che avete visto, del nostro lavoro e di questi bambini che praticamente hanno parlato insieme attraverso un linguaggio come la musica. E come dicevamo, la musica è una lingua, e forse è la lingua principale, perché non ha bisogno di traduzioni, non ha bisogno di... è la lingua della natura, la lingua dei suoni, è la base di tutto. Quindi secondo me dovrebbe essere la prima lingua a essere imparata nelle scuole. Anche la musica dovrebbe essere già da subito, come il maestro Suzuki ci ha insegnato. Questo si chiama il metodo della madrelingua, quello che lui ha pensato come la sua ispirazione, la sua tenacia nel diciamo, sperimentare tutto questo. Lui nella sua storia è arrivato a Berlino. Come lui è giapponese, ovviamente non vi sto a parlare della sua vita perché la trovate su internet, ma per dire, suo papà aveva una fabbrica di violini, perché in Giappone per il tempo degli anni 20 era una cosa un po' particolare, no? E quindi ha cominciato a suonare questo violino, ma non aveva nessuno che potesse insegnarlo. Poi trovò comunque un mecenate che lo portò in Germania, e così poté studiare a Berlino. E si accorse, lui aveva già 26 anni, no? Si accorse che tutti i bambini che erano piccolissimi, come quelli che avete visto qua, anche più piccoli, parlavano il tedesco benissimo, e lui invece non riusciva. E per lui era una cosa difficilissima, quindi cominciò a pensare perché, come funziona il cervello, come si apprende una lingua, questi suoni, come si dà un codice, un significato ai suoni, no? E quindi si mise a pensare. Poi era un po' il periodo della Montessori, di Piaget, quindi quel periodo in cui si cominciava a studiare come funziona l'apprendimento, come si entra nella testa di qualcuno, come si può parlare con diverse lingue, e perché i bambini piccoli riescono come delle spugne a imparare veramente velocissimamente qualunque linguaggio, mentre un adulto a una certa età un po' più, sì, può sempre imparare, ma non ha la stessa duttilità, non ha la stessa velocità, non ha più, cioè non è più il tempo per imparare la madrelingua, quindi sia l'italiano, il tedesco o la musica, che comunque è costituita dai suoni, che ogni lingua è costituita dai suoni. I suoni sono la base di tutto, la vibrazione. E quindi si interrogò molto su come fosse possibile questo divario tra lui che era vecchio e non riusciva a imparare questo tedesco. Allora, partendo da qui, vi faccio una breve storia su come lui sia arrivato a pensare questa metodologia per i bambini che suonano come parlano, suonano come avete visto con molta naturalezza, perché a quell'età sono veramente l'imitazione, che è l'unico modo per entrare nella testa, è veramente immediata. Ma come voi sapete, l'imitazione non è imitazione fino a se stessa. Ormai ci sono molti studi scientifici anche sui neuroni a specchio, sappiamo che l'imitazione, quando un bambino mi guarda suonare in classe, mi vede, accoglie dentro di sé l'immagine e la fa sua, e poi ripete ciò che ha visto. E io con i piccolini non sto a fare conferenze, non parlo, non spiego, faccio. Perché? Perché l'imitazione è l'unico modo per entrare nella testa. E ascolto, quindi osservazione, ripetizione poi di ciò che si è imitato. Però l'imitazione, io non sono scienziato, comunque so che attraverso le ultime scoperte sul neurone a specchio sappiamo che quando qualcuno imita qualcosa già lo fa proprio subito, subito, già è suo, non è una mera ripetizione di qualcosa. Se io faccio vedere come tiro l'arco in giù,
e il bambino fa lo stesso movimento, è già suo, è già lui che parla, è già una sua lingua, non è solo una ripetizione così, è già dentro di sé. E questa è una cosa bellissima perché ognuno, cioè loro hanno suonato insieme, come avete visto, ma ognuno ha suonato nel suo modo. Quindi quello che noi facciamo con i bambini non è istruire, è educare. Educare è una parola più giusta per questo. Noi siamo una guida, cerchiamo di tirar fuori dalla loro natura, la loro essenza, il loro suono interiore. Il suono interiore, la vibrazione, quello che dicevo prima, il linguaggio è un suono, una vibrazione interna, la propria anima, diciamo. E nel suono del violino che voi avete sentito c'è il loro suono personale, il loro suono interiore, quello che noi chiamiamo, o che il maestro Suzuki chiamava energia vitale, che il concetto per noi occidentali è quanto particolare. Però per gli asiatici è molto importante, l'energia vitale lavora dentro e fa crescere la persona, quindi a me non interessa fare lezioni di violino, come neanche a Anaïs, non è quella la nostra funzione, come maestro Suzuki noi non insegniamo il violino. Come ci ha detto illuminato il maestro Suzuki, il violino è un mezzo per parlare, suonare come parlare. Questa è la via maestra, quindi è una lingua, un linguaggio veramente importante. Quello che mi colpisce è che è un linguaggio che non è universale, che non necessita di traduzione. Il corpo parla insieme alla mente, insieme all'anima, e questo suono, quando noi avete sentito loro hanno un suono denso. Quello che noi facciamo nella lezione è cercare il suono. Cosa significa cercare il suono? Non cercare il suono dello strumento, perché a noi non interessa insegnare il violino, lo usiamo come un mezzo per far uscire il suono che uno ha dentro, quindi in qualunque lingua è applicabile. Ma lui questo l'ha osservato in questi bambini che imparavano la lingua così facilmente. Cosa succedeva? Sentivano mamma, papà, nella lingua di base, dove nell'ambiente che frequentavano, e poi ripetevano e lo facevano proprio. Quindi lui ha tradotto questa semplice regola della natura e l'ha applicata alla musica, quindi l'ha applicata al violino. In questo caso poi ci sono tanti altri strumenti, ma il violino perché? Lui ha scelto il violino, a parte che lui era innamorato del violino e aveva questo dentro di sé, era voluto andare in Germania per studiare assolutamente questo strumento, ma vorrei parlarvi anche di una tradizione italiana antichissima, anche dei grandi didatti maestri come Francesco Gimignani, che nel 1750 scrisse un metodo per violino e nella parte iniziale dice proprio che il violino è nato come imitazione della voce umana, quindi già ha detto tutto. Noi col violino vogliamo parlare, vogliamo tirare fuori la voce che abbiamo dentro, non è solo una questione, anche col canto chiaramente, chi canta è più facile. Noi col violino è uno strumento esterno, ma quello che cerchiamo noi è la connection, e fare in modo che loro possano trovare la loro strada nel ascoltare quello che faccio io, ma trovare una propria strada. Quindi non mi piace pensare che siano, perché il fatto che, sai, ci fanno tante critiche, suonano tutti uguali, suonano insieme perfettamente, ma non sono tutti uguali, perché ognuno ha un suo suono, una sua personalità, ed è quello che noi facciamo durante la lezione. Non ci interessa creare dei musicisti professionisti, la meta del maestro Suzuki era insegnare in senso lato al bambino, costruire una persona che potesse ascoltare, avesse il senso della bellezza, avesse memoria, avesse coordinazione, avesse, come avete visto, sono tutto memoria, possono imparare a memoria qualunque cosa. E adesso andando un po' più nello specifico, come ogni linguaggio, anche la musica ha la sua grammatica. Non è un insieme di suoni a caso, a parte questa idea del suono che lui chiama tonalization, cioè vocalizzo, e cerchiamo di fare i vocalizzi sul violino per sentire chi siamo noi, perché se conosci il suono conosci te stesso, in pratica. Questa è la ricerca filosofica. E tecnicamente parlando, il linguaggio ha una sua grammatica, come avete visto, loro possono in grado di suonare con poco arco, tanto arco, poco respirazioni, suoni corti, articolazioni, caratteri diversi. C'erano pezzi molto gentili e pezzi molto più marcati, quindi
questo è un po' anche l'aspetto teatrale della musica, che è fondamentale, anche perché io quando parlo con tanti miei allievi che sono anche adolescenti, loro teatro a scuola non lo fanno, poesia a memoria non le dicono più. Cioè, io la trovo questa cosa tristissima, ma la musica contiene in sé tutte queste cose, e quindi è un aspetto fondamentale della didattica che dovrebbe essere in Italia così come lo è nei paesi anglosassoni e anche in America. Io sono andata una volta a Vancouver, tanto per fare una parentesi, ho visitato la scuola Suzuki di Vancouver, che è dentro l'università e ha dei locali che sono pazzeschi, possono fare quello che vogliono, hanno tutto dentro la struttura pubblica. Invece noi siamo ancora qui a fare i nostri gruppi privati, è bello, però penso che lui ha scritto questo metodo che era negli anni 40, l'ha sperimentato negli anni 50, siamo in ritardo. E poi le scoperte su come funziona l'apprendimento, è chiaro, osservazione, e poi ripetizione e imitazione, cioè, e poi lavorare sull'aspetto del proprio, il maestro Suzuki dice prima il carattere e poi le abilità, non il contrario, perché se no sei una scuola nozionistica di quelle che prima ti insegna le cose teoriche e poi si occupa di chi sei dentro, è a rovescio. Quindi questo è un po' il lavoro che facciamo noi e non sto che dilungarmi sul programma, un programma che lui ha pensato pezzo per pezzo, come la grammatica della lingua, cioè il pezzo che sono nato sveva all'inizio, che si chiama patatine fritte, sono delle sillabe, perché la lingua comincia con delle sillabazioni, poi ci saranno le parole, poi ci sono le frasi, e andiamo costruendo, loro costruiscono, per lei quel pezzo si chiama panino, perché l'abbiamo diviso, perché si gioca, perché si inventano le immagini, però per me A, B, B, A è la struttura, quindi io cerco di portarla a capire la grammatica della musica, pezzo per pezzo. Questo è un lavoro entusiasmante che ci porta, e per noi è difficilissimo adulti, lo dico anche per i genitori, che hanno scelto di fare questo percorso educativo per i loro bambini, perché lavorano tantissimo, perché in realtà i maestri sono loro, perché la musica diventa un linguaggio della famiglia, non è un linguaggio che uno ci manda lezioni di violino e poi ti vado a prendere, no, quello non c'entra niente, loro sono i primi insegnanti, noi siamo solo delle, per così dire, delle guide, e questo è entusiasmante comunque. Grazie mille, grazie, grande applauso, bravissimo.